La Opel Zafira è di sicuro una delle monovolume a 7 posti preferite dagli italiani. Pensate infatti che da quando è stata lanciata la prima serie nel lontano 1999 sono state quasi 300.000 le Zafira vendute nel nostro paese, 2,7 milioni invece quelle vendute in tutta Europa, quindi un'auto di grande successo. Ora noi siamo però in compagnia della terza serie nata qualche anno fa, che adesso si concede un bel restyling di metà carriera. Andiamo quindi a vedere com'è cambiata questa rinnovata Zafira facelift. Beh, lo vediamo subito qui dal frontale, che è tutto nuovo e che riprende il nuovo family feeling del marchio Opel, inaugurato dalla nuova Opel Astra, che vi ricordo è stata da poco eletta auto dell'anno. Quindi abbiamo questa nuova calandra con un baffo molto elegante cromato che sorregge il logo Opel, un baffo che continua anche nel gruppo ottico. La vera grande novità introdotta da questo restyling: non sono solo molto belli e accattivanti da vedere, ma anche tecnologici, perché questi fari sono full LED adattivi. La telecamera dell'Opel Eye, quella telecamera che vedete lì in mezzo al parabrezza, dialoga ora anche con questi fari e modula il fascio di luce per avere sempre il massimo della luminosità senza abbagliare gli altri automobilisti, accendendo o spegnendo i singoli diodi a LED, un po' come fa l'Audi con la tecnologia Audi Matrix LED. Si rinnova però anche tutta la parte bassa, e qui al centro i più attenti avranno notato questo pannello pieno. Le feritoie qui non sono aperte perché si nasconde il radar del cruise control attivo. Se ci spostiamo sulla fiancata vediamo che la Zafira di terza serie anche con questo restyling è rimasta quella di sempre, 4,65 metri di lunghezza, e questo dato è quello che ha fatto un po' la fortuna di questo modello, perché la Zafira è un po' più corta della Renault Scenic o della Ford S-Max, ma più grande della Ford C-Max 7, quindi è un po' una 7 posti che sta nel mezzo, e questo è piaciuto molto ai clienti italiani, che come al solito si spaventano un po' davanti alle auto troppo grandi. Bello anche il dettaglio, è un optional ma fa un gran figurone di questo parabrezza panoramico, guardate fino a dove arriva il vetro, regala davvero tanta luminosità all'abitacolo. La fiancata è rimasta come vedete quella di sempre, gli assemblaggi sono fatti abbastanza bene, costruita con una buona qualità questa Opel Zafira, e anche la zona posteriore rimane fedele al passato con questi gruppi ottici che sono a LED ma rimangono tutto sommato identici a prima. Abbiamo due terminali di scarico cromati perché noi abbiamo la versione turbo benzina top di gamma. Sui diesel invece ne abbiamo soltanto uno a sinistra, se non sbaglio. Apriamo però intanto il portellone, perché è un dettaglio fondamentale in una monovolume compatta come la Zafira. Beh, devo dire che è ben strutturato, è molto grande questo vano, è anche ben rifinito. Pensate che abbattendo i sedili della fila posteriore, della seconda fila, si possono arrivare ad avere fino a 1800 e rotti litri di capacità, quindi praticamente un furgone. Attenzione però che qui in Italia abbiamo di serie anche i 7 posti, quindi una terza fila di sedili. Purtroppo io adesso non posso farveli vedere perché qui in Germania ci hanno dato una versione a 5 posti sprovvista della terza fila di sedili. In Italia però è di serie. Attenzione, perché non sono vere e proprie poltrone, vanno bene più che altro per dei bambini o per dei brevi tragitti, ma intanto offrono la possibilità comunque di avere tanti passeggeri a bordo. Ora però volevo portarvi all'interno perché le novità continuano anche sulla plancia. Eccomi qui a bordo della Opel Zafira Restyling e vedete già qual è la novità più grande. È qui al centro della plancia, perché non c'è più quel sistema multimediale, direi un po' old school, con il display qui sopra il cruscotto, ma ora è tutto integrato nella plancia. Abbiamo questo display da 7 pollici touch che ha permesso anche di sbarazzarsi di tutta quella miriade di tasti che avevamo sulla Zafira precedente, veramente troppi. Ora invece è tutto molto più ordinato. Per di più un sistema multimediale di ultima generazione, si chiama IntelliLink 4.0, che offre la possibilità di avere anche Apple CarPlay, vedete io lo sto usando proprio adesso collegato a quest'iPhone, e anche Android Auto. Qui la plancetta del climatizzatore, quindi in realtà qualche tasto fisico è rimasto, mentre qua in alto altre due novità: la possibilità di selezionare le modalità di guida Sport e Tour. Quindi la Zafira Restyling ha infatti delle sospensioni adattive che variano la risposta del telaio a seconda delle esigenze di guida. Se avete fretta mettete in Sport, anche lo sterzo diventerà un po' più pesante, in Tour invece massimo comfort per godere
diversi viaggi su questa Zafira Tourer. Si rifà il trucco però anche la strumentazione, che rimane molto classica, con due strumenti analogici circolari illuminati ora di bianco, prima la tinta era rossa, e però un bel computerino di bordo al centro con tutte le informazioni del caso, che si pilota da questo devio luci qui di lato. Riprogettati da zero anche i sedili, un dettaglio fondamentale per una macchina a chilometri come la Zafira. Sono sedili appunto che in Opel chiamano AGR, quindi molto ben sagomati, ergonomici, pensati per garantire grande comfort anche nei viaggi più lunghi. Io ho la versione top di gamma, quindi sono in pelle, una pelle abbastanza morbida, è un po' ruvidina, ma comunque di qualità, un po' come tutto l'abitacolo che vedete ha plastica un po' dappertutto, ma una plastica direi di buona qualità, con assemblaggi rigorosi, non ci sono strani scricchioli qua e là, e un pannello porta abbastanza elaborato che si concede un po' di pelle e anche questa plastica lucida. Si rinnova poi con il restyling anche il volante a tre razze, un po' più sportivo, con comandi integrati, devo dire ben disposti, non sono troppi e si raggiungono facilmente con il pollice. Quindi questa Opel si dimostra come sempre un'auto molto concreta per chi bada al sodo, cerca tanta concretezza ma anche tanta qualità, direi tedesca. La modularità rimane un aspetto fondamentale per i tedeschi e soprattutto per Opel. Infatti, oltre alla possibilità di avere poi i 7 posti di cui abbiamo parlato prima, qui al centro abbiamo questo strano tunnel che ci permette di avere diverse soluzioni. Basta appunto farlo scivolare in avanti su questi due binari molto belli in alluminio per avere qui il bracciolo più comodo, o in alternativa due portabibite. Ma vi dirò di più, perché con quest'altra leva possiamo spostare il portabibite, abbiamo un altro vano che nasconde a sua volta un altro vano, come una specie di matriosca, e guardate quanto è profondo. Sapete che i tedeschi ci vanno a nozze con la modularità, loro si gasano sempre per queste soluzioni direi molto originali, ma qua veramente è da applausi. Come vedete ci siamo spostati dietro, perché una macchina da famiglia deve garantire tanto spazio e tanto comfort, soprattutto a chi siede su questo divanetto, e devo dire che non è male per quanto riguarda lo spazio, che è veramente tantissimo. Guardate, se davanti siede una persona della mia altezza c'è veramente spazio infinito, posso addirittura sdraiare quasi le gambe, ma anche se siede qualcuno di più alto c'è comunque spazio a volontà. Bella la possibilità di avere i 3 sedili singoli, tipici di ogni vera monovolume, tipici della Zafira. Attenzione però che sono un po' piatti, vedete, sia qui nel cuscino che sullo schienale, quindi forse alla lunga possono risultare poi non così comodi. Vediamo però che c'è grande attenzione a chi sta dietro, perché abbiamo la tendina, fondamentale se avete dei bambini, ma anche bocchette di ventilazione dedicate per il climatizzatore, fondamentali per i lunghi viaggi. Per andare a guidare ho abbandonato la mia versione perché era a benzina, 200 cavalli, forse non molti italiani avrebbero apprezzato questo tipo di motore, e ho scelto questo esemplare di color marrone perché è diesel, quindi ve lo posso raccontare meglio, ma anche per un altro motivo, perché questa versione ha i 7 posti di serie in Italia, e quindi qui posso farveli vedere in maniera perfetta. Vedete qui intanto la terza fila di sedili che adesso è abbassata. Per avere il sedile basta tirare questa cinghietta, tac, e ho il mio sesto sedile. Stessa cosa ovviamente per l'altro. Tiro la cinghia e in un attimo ho una configurazione a 6 posti. Ho detto 6 non 7 perché, come vedete, ho abbassato quello al centro, e questa è la grande modularità che garantisce la Zafira. In questo modo io se ho 6 passeggeri posso dare molto più comfort a chi sta dietro, perché guardate questo sedile centrale in cosa si trasforma. Pigio questo bottone e il sedile si trasforma in un grande bracciolo, quindi guardate che bella configurazione ho, quindi 2, 2 e 2 con grande spazio. Ovviamente invece se voglio posso ritirare su questo sedile e avere addirittura 7 posti. Ma vediamo l'abitabilità. Dietro i sedili non sono larghissimi, ma tutto sommato si viaggia comodi, anche se, come vi dicevo, sono forse un po' troppo piatti e poco sagomati questi sedili singoli. Ma andiamo a vedere dietro la terza fila, che è sempre un po' problematica su queste auto. Intanto l'accesso, ecco qui il sedile, e guardate quanto spazio ho per salire, quindi direi nessun problema. Ed eccomi qui, poi riporto il sedile in posizione, lo abbasso
e sono nella terza fila di sedili. Questo è lo spazio che ho a disposizione. Vedete, io sono alto 1,70 m e ci sto, direi, giusto giusto, ma potrei affrontare così solo un viaggio breve, un piccolo passaggio, un piccolo spostamento. Perfetto invece questa terza fila se avete dei bambini, perché vedete che lo spazio non è tanto, ma per un bambino invece il sedile diventa perfetto. Prima di metterci in moto però un dettaglio veramente sfizioso: abbiamo anche qui il parabrezza panoramico che si può però regolare in caso di forte sole. Abbiamo questa leva, guardate, manuale, e basta tirarla indietro per avere tutta la luminosità del caso. Se invece c'è troppa luce, sempre manualmente la riportiamo in avanti. Una soluzione intelligente che abbiamo visto anche su alcune auto francesi, in particolare sulle Citroën. L'unica cosa che non mi piace tanto è come è realizzato questo tendalino una volta che abbiamo portato in avanti il tetto, perché è un po' troppo posticcio, direi. Per il resto 10 lode al parabrezza panoramico. La Zafira è proprio una di quelle monovolume che nasce con questo scopo: viaggiare in tanti, magari con molto carico, ma sempre in maniera comoda per tutti, anche per chi sta dietro. La posizione di guida infatti non ha nulla di sportivo, e ci mancherebbe altro, anzi è molto comoda, un po' rialzata con il volante inclinato, un po' come piace insomma a chi cerca una monovolume. Le regolazioni del sedile sono tutte manuali, ma ce ne sono molte, anche il volante si regola in altezza e in profondità. Attenzione però, perché per esempio lo schienale non ha la rotella ma la leva, quindi procede un po' a scatti e a volte vi può fare innervosire un pochino. In ogni caso non è difficile trovare la posizione più comoda, più giusta, indipendentemente dalla vostra altezza. La Zafira si sta comportando, direi, abbastanza bene con il suo motore a gasolio. È il 2000 CDT da 170 cavalli e con 400 Nm di coppia. Un motore, direi, abbastanza vispo, anche se non mi sembra utile tirargli troppo il collo, perché poi oltre 3-4 mila giri diventa un po' ruvido. Un motore ben riuscito, perché poi tutto sommato è silenzioso e soprattutto molto elastico, ma che secondo me è fin troppo per questa Zafira, un po' sprecato. Secondo me il motore perfetto per l'Italia rimane il 1600 diesel da 136 cavalli, perfetto anche in ottica del pagamento del bollo, ma poi un motore molto più recente rispetto a questo 2000 e quindi ancora più dolce, silenzioso e pastoso nell'erogazione. Mi piace poi la possibilità di avere, anche su una monovolume pacifica come questa Zafira, tante modalità di guida diverse da scegliere. Adesso io sono in tour e devo dire che è quella migliore, quella che si sposa meglio all'indole di questa Zafira, perché le sospensioni adattive diventano più morbide e regalano veramente tanto comfort a tutti i passeggeri, anche a quelli che stanno dietro. In ogni caso, se dovete affrontare un passo di montagna e magari avete anche un po' di fretta, potete sempre scegliere Sport. In Sport le sospensioni diventano più rigide e il volante ha un po' più di carico. Certo, non dovete immaginarvi niente di sportivo, perché rimaniamo sempre su una 7 posti, però anche così la Zafira si lascia guidare bene, nonostante i 1600 kg di peso, che non sono pochi. Le sospensioni infatti diventano più reattive e lo sterzo più bello da manovrare. A proposito, lo sterzo convince, diciamo che è ben tarato sul carattere di quest'auto, quindi anche in Sport non è che avete uno sterzo durissimo come quello sulle sportive, ci mancherebbe altro che fosse così, sarebbe del tutto fuori luogo, però è comunque sempre leggero, soprattutto in città, quindi perfetto anche per effettuare tante manovre, ma mai troppo inconsistente. È sempre piacevole, non velocissimo, ma è sempre piacevole da azionare. Con questo restyling poi migliora di gran lunga l'elenco dei dispositivi di assistenza alla guida, che iniziano a sorprendere, più che altro perché siamo sempre su una monovolume. Abbiamo, oltre al cruise control adattivo, tutta un'altra serie di servizi disponibili grazie all'Opel Eye, questa magica telecamera che si nasconde qui dietro. Quindi la Zafira è in grado di leggere e riconoscere i segnali stradali, ma anche di effettuare un'eventuale frenata di emergenza e di segnalare poi l'angolo cieco o anche l'abbandono involontario
volontario di carreggiata, quindi direi proprio che ci siamo. Nonostante forse un po' troppa ruvidità in alto, una rumorosità forse un po' troppo alta per gli standard dei diesel di oggi, questo 2000 CDT si difende alla grande però per quanto riguarda i consumi. Manovrando infatti bene la leva dell'ottimo cambio manuale, siamo riusciti a stare intorno ai 5,4 litri ogni 100 km, quindi quasi 20 con un litro. Non male per una monovolume a 7 posti così grande, direi anche potente, perché abbiamo 170 cavalli e 400 Nm di coppia. In ogni caso, il bello di questa Zafira è che offre anche una gamma motorizzazioni piuttosto articolata, perché abbiamo il 1600 in due varianti di potenza, 120 o 136 cavalli, e poi abbiamo anche tanti benzina, il 1400 turbo, abbiamo un 1600 turbo da 200 cavalli, potente ma evidentemente poco adatto alle esigenze del mercato italiano, e poi abbiamo anche un 1600 che però può essere scelto nella variante B-Fuel a metano. Infine c'è addirittura il GPL, quindi questa Zafira cerca di soddisfare veramente tutti i gusti, benzina e diesel in tante varianti di potenza, addirittura metano o GPL. Per quanto riguarda i cambi abbiamo, oltre al classico manuale a 6 marce, anche un automatico, disponibile però solo con alcune motorizzazioni. La trazione invece rimane sempre ed esclusivamente riservata alle ruote anteriori. Siamo in chiusura, quindi è arrivato come al solito il momento dei prezzi. Quanto costa la Zafira, che in Italia arriva con questo restyling con tanta roba di serie, perché di serie abbiamo il sistema multimediale con display da 7 pollici, OnStar per avere il servizio di concierge 24 ore su 24, 7 giorni su 7, ma soprattutto la configurazione a 7 posti. Bene, tutto questo si può avere a partire da 26.200 euro circa. Attenzione però, perché per guidare una versione come quella che ho io tra le mani, quindi top di gamma, con tutto di più, il navigatore, il tetto panoramico, la motorizzazione più potente, si arriva verso i 32.700 euro. Se invece vi interessa il metano, visto che è una delle versioni più vendute in Italia, siamo intorno ai 29.000 euro. Insomma, un bel aggiornamento per questa Zafira Restyling, che diventa non solo più bella da vedere ma anche molto più tecnologica, e quindi ora darà più filo da torcere alle concorrenti di sempre, a partire dalla Volkswagen Touran. A voi come è sembrata? Raccontatemelo nei commenti qui sotto. Io spero di essere riuscito come sempre a darvi almeno una prima panoramica in questo video di prime impressioni. Non mi resta che salutarvi, ciao e alla prossima auto!